Ben ritrovati amici della De Rossonera, ben ritrovati qui a Mattino Milan del 17 ottobre del 2024, fortunatamente è un giovedì, caro Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati in una Milano il cui cielo è più che grigio, cioè un colore che è più che grigio, non so come Umbero. definirlo, ma va bene così perché noi siamo sempre qui a parlare di Milan, lo facciamo insieme a voi, lo facciamo con il vostro Non è che... supporto. Tu lascia fare. Grazie a tutti coloro che ci supportano, grazie a chi metterà un like, quindi cliccate il tasto del pollicione all'insù per il mi piace, scriveteci un commento, diteci la vostra, perché insomma, vogliamo leggere, abbiamo bisogno di spunti, visto nulla più totale che aleggia in questi No, giorni vabbè. attorno a noi. Ci sono un po' di notizie che vagano nell'aere, magari trovano conferma nelle prossime ore, ma vediamo, dai. Sì, Ci ridiamo appuntamento nelle prossime ore. Detto questo, caro Henry, vabbè, sfortunatamente siamo arrivati oltre la sosta nazionale, quindi siamo già in clima pre-partita, ritorno al campionato, la Champions e quant'altro. Tornano i giocatori a Milanello, torna un grande, diciamo così, un pezzo già ascoltato, torna uno dei cavalli di battaglia degli ultimi anni, ovvero dare addosso a Rafael Leao, ma per una frase che tra l'altro ho sentita, perché poi è stata riportata un po' ad minchiam, ma sentita è la classica frase: io qui sento la fiducia di tutti, sento la fiducia del mio allenatore, sto bene, faccio bene. Proprio la frase più base che di solito dice il giocatore nel post partita quando magari ha fatto anche una buona partita, dicendo sono contento, grazie ai miei compagni, grazie all'allenatore, sento la loro fiducia, eccetera, eccetera. Poi ovviamente e la si storta in una maniera completa e diventa questo. Rafa Stella nel Portogallo, qui anche il CT è con me. Un attacco non a ha detto Fonseca? così tra l'altro, però No, vabbè. ma va bene, ma tanto lo sappiamo. Però ragazzi, ogni tanto i giochini dovreste averli capiti. Capiamoci di questi giochini, li abbiamo già visti. L'ultimo settimana scorsa con Teo. Sono giochini suggeriti. Sono giochini però. Sempre giochini rimangono. Lasciateli stare, fateli sembrare giochini, non vi fate influenzare, perché fate soltanto il gioco del giochino. Io ho finito le parole, Simo, cioè non ho più cose da dire su questa situazione, tanto finiamo sempre qui, cioè finiamo sempre a commentare di articoli che bersagliano i giocatori del Milan a turno. Abbiamo iniziato a buttar dentro anche Pulisic, ultimamente dopo Firenze che non era leader, anche perché, cioè, Mm. se fai in modo di preparare il terreno per le cessioni di Teo e Leao, poi ti resta dei big, tra virgolette, Pulisic, e l'anno prossimo sarà lui il nuovo indiziato a entrare in questo occhio di ciclone, perché abbiamo capito che funziona così. Abbiamo capito che quando succedono certe cose, poi la prima cosa che si fa è far passare il messaggio che i giocatori siano brutti, cattivi e irresponsabili e contro il Milan e via dicendo. Io spero, ragazzi, che l'abbiate capito anche voi. Spero che l'affaire Teo Hernandez abbia aperto gli occhi e le orecchie a tanti da questo punto di vista, che ci sono anche altre versioni, che ci sono anche altre campane, che sui giornali, e rimango diciamo generico, molte cose arrivano solo da un lato e avrete capito, spero, qual è quel lato, e che ci sono anche altre verità che arrivano da altri lati. Quindi prendete queste cose per quello che sono, per favore, cioè non aggrappatevi, perché poi io so, cioè, la persona, Simo, che ci ascolta, Mm. la persona che ci guarda tutti i giorni, l'ascoltatore che ci segue ogni tanto, magari queste cose le ha capite, perché abbiam provato a aprirgli gli occhi, abbiam provato a spiegargliele, stando un po' più dentro, no, a questo mondo e standoci tutti i giorni. Ma la persona invece che non ci segue, quindi non starà nemmeno ascoltando questo discorso,
che va al bar al mattino, apre il giornale e legge, queste cose magari non le sa e vede la settima volta l'articolo Afionda contro Leao, o Afionda contro Teo, o Afionda contro Maignan e dice: però che banda di scappati di casa che abbiamo come giocatori". E questa cosa è preoccupante. Noi cerchiamo di fare il possibile per aprirvi un pochino gli occhi o darvi più punti di vista, perché poi quello che si legge è sempre un punto di vista, è sempre unico e va sempre verso le stesse cose. Ragazzi, son fotocopia, cioè di articoli così ne abbiam letti 1000 su Leao, 700 su Teo Hernandez, 500 su Maignan e via dicendo. Speriamo che Guarda, a proposito Henry di articoli e giochini, te ne mh, faccio vedere un po'? eh, Poi magari ne parliamo oggi pomeriggio. quasi Questo 90.000.000. questo è un giochino. Questo ad esempio aspetta che lo vado a recuperare, perché anche questo faceva questo. Poi forse, era un giochino un po' troppo difficile da realizzare. Allora siam passati a questo. Oggi Sempre al talk ne parliamo. oggi ne parliamo un po' di questi giochini. Giochini pericolosi ma per i tifosi del Milan e non per altro, perché poi insomma ci si fa un'idea, che Oggi magari ne non è proprio parliamo la anche perché realtà. poi verba volant scripta manent, direttore. Eh già, caspita. A proposito di Te giochini, l'aspettavi, eh? no, no, questo sì, addirittura oggi per quella frase normalissima di Rafael Leao addirittura vengono avanzate ipotesi di panchina, perché giustamente già siamo senza Teo. Sì, sì, Ma io Terracciano e Okafor. metterei nelle prossime Rafa in panchina, in punizione per una frase normalissima dove ha detto semplicemente che sente la fiducia dell'allenatore, ma anche se fosse, perché non può dirlo nel caso che il Portogallo sente la fiducia del suo allenatore, dov'è il problema? Vabbè, Ma poi a detto me questo, lo sai cosa mi dispiace? La cosa che dispiace più di tutti è che non Terrazzano vedi Okafor con l'Udinese, prepariamoci. sì, sì, di nuovo il Andiamo castigo. lontano così. No, ma sì, ma a me sai la cosa che mi dispiace di più qual è? È dover parlare di questa cosa ogni 600 volte, cioè, il dover star qui a dire: "Ma guardate che questa cosa che viene scritta per un motivo, guardate che non è che se la inventa il giornalista XYZ quando si sveglia al mattino, guardate che viene fatto questo giochino, state attenti, non fatevi influenzare da questi giochini", ma il problema è che lo dobbiamo fare praticamente ogni volta che si parla di questi ragazzi, ogni santa volta, che sono dei ragazzi il cui, diciamo, acume non è di livelli mastodontici, la cui maturità forse è ancora meno e lo sappiamo e devono crescere e non si sa mai se faranno lo step di testa. Son tutte cose che vi abbiamo sempre detto, ma questi che succedono sono giochini, giochini per cercare di preparare il terreno, per cercare di instradare le cose. Vi prego, capitelo, vi prego. Vabbè, è inutile perché poi passiamo, che lo so già, da chi dice un po' e non dice tutto, e c'avete in parte anche ragione ragazzi, ma non è che si può dir tutto. E d'altra parte passiamo sempre per quelli che difendono solo e soltanto i giocatori, come se a noi interessasse di difendere i giocatori. No, ragazzi, è molto semplice. Come ha detto Henry, i giocatori hanno anche grandi parti di colpe di quello che stiam vivendo, ci mancherebbe altro. Però dà onestamente fastidio il fatto che gli si venga addossato tutta la colpa per sgravare chi magari la colpa in gran parte dovrebbe averla e riconoscerla. E poi soprattutto preparare il terreno per qualcosa che magari potrebbe essere utile in futuro, sgravando come sempre poteri, decisioni da parte di chi invece questi poteri e decisioni dovrebbe averli e averne la responsabilità e metterci, tra virgolette, la faccia, come magari era successo l'anno scorso. Poi ovvio, Ma anche se perché Simo, sai parliamo cosa? del giocatore sembra sempre che siamo di parte, No, esatto, però vi faccio una domanda. cercare di restare Ehm equilibrati.
negli ultimi 3, 4, 5 mesi, 2 mesi o da quando il Milan è partito male, con i giocatori che non rendono, con, 6 degli 8 acquisti dell'anno scorso che sono dei pseudo fallimenti. Avete mai visto un articolo su Furlani e Moncada? Sul Di mercato sul dell'anno scorso. mercato? Sul mercato fallimentare? Sulla gestione? Sul fatto che, non lo so, non c'è un lavoro di direzione sportiva oltre al mercato? Avete mai visto il dito puntato verso non solo e soltanto i giocatori e Ibra? Vi faccio questa domanda, cioè Sì, e Ibra, perché mettiamoci anche Ibra che siamo anche lì bravi a puntare il dito contro Ibra, è lungi da me difenderlo perché non penso stia lavorando benissimo, ma detto questo è anche lui il primo in vetrina, quando le cose non vanno. Ma avete mai visto dici? Eccolo. eccoci qua, vedo che allora vedi. Dicevo, avete mai visto un pezzo tipo di questo tipo su Furlani, sulla gestione degli ultimi 2 anni di Furlani, del mercato? Di come ha gestito certe situazioni? L'abbiamo mai visto? Il nome di Giorgio Furlani o il nome di Geoffrey Moncada, a parte quando è a Milanello, sempre con Con sempre con Ibra. Zlatan, ci mancherebbe, mai da solo. No, è No. andato a volte da solo, ma tanto non viene considerato, quindi. Eh. No, non l'abbiamo mai visto e forse c'è un motivo, ragazzi. Vabbè, questo è Zlatan che chiede alla squadra la sterzata definitiva. Servirebbe più un'inversione a U, onestamente, visto che insomma nelle prime 9 ne hai vinte 3, che sterzata definitiva devi dare? Devi sterzare, punto, non definitiva, non hai neanche iniziato a sterzare. Se vai avanti così ti schianti, che sterzare. Vabbè, questo non accetterà altri passi falsi. Va bene. Ancora non avete capito come funzionano le cose, che non serve andare lì ad abbaiare per far sì che il gruppo lavori, non funziona. Va bene. Al gruppo servirebbero risposte concrete sul presente e sul futuro. Non dovete correre, dovete fare, dovete comportarvi bene, non funziona così, perché non sono, a volte sembrano, ma non sono dei bambini di 5-6 anni che li devi bacchettare perché non sbaglino. Sono adulti, alcuni ragazzi, alcuni molto più che ragazzi, perché sono più verso i 30, che si aspetterebbero risposte concrete sul presente e sul futuro dalla parte sportiva di una società, perché al giocatore che va in campo, che tu hai fatto plusvalenza di 3,6 milioni su una cessione, non ne frega niente. Interessa chi mi allena, cosa è il mio obiettivo, cosa vogliamo fare l'anno prossimo, puntare a vincere, vinciamo, ci rafforziamo. Queste sono le qualità che chiede a una società un giocatore. Questo andrebbe detto a un giocatore. Se invece pensiamo che basta andare lì, guardarli male e gridargli nelle orecchie, continuiamo. Ma non mi sembra che stia portando risultati. No. Anzi, anzi, sta portando il contrario e sta peggiorando sempre di più. Continuiamo a urlare senza dar risposte, che così le cose migliorano sicuramente. Va bene, Henry, noi ci ritroviamo oggi pomeriggio per Lancia Sì, Talk. io vi do un consiglio, Sì, seguite il talk di oggi. sì, se siete arrivati fino a qui, non so se Se penso siete tutti arrivati siano fino a arrivati. 13:58 di questo mattino Milan, seguite il talk di oggi perché io ve lo consiglio. Seguitelo. Saluti.